È facile parlare quando siete dall'altra parte. Per quello non mi è piaciuto l'approccio. Ho un punto di vista diverso dal tuo. Sì. Assolutamente. Ma proprio perché è tra donne che le dico di no, pensa. Carina. In che senso, perdonami? Lei non mi conosce, però io le ho inviato il link del mio canale YouTube un paio di anni fa, mi ha risposto e mi ha detto che non poteva valutarmi da delle cover, aveva bisogno degli inediti. Fate un applauso a Mara che risponde alle Grazie. email Io lo farei. che le arrivano. Grazie. Cioè, grande Unica. Mara. No, figurati, è un dovere. Grazie. Va bene, come si intitola il tuo inedito trap? Il mio pezzo si chiama Acqua. Racconto di come io vedo la società di oggi. Quindi... Perfetto, quindi critica sociale. Dai, Anche? dai. E in bocca al lupo. Crepi. Cammini vestita come fossi la Ferragni, ti guardi nello specchio, ti curi nei dettagli. Io corro tutto il giorno, sudo 7 bagni, mentre sottofondo ascolto per me. E mentre l'acqua scorre mi chiedo il perché. Tuo padre con i soldi, tua madre in atelier, sono stufati che straccia addosso, salgo sul mio trono. Provo alzando l'asticella del mio microfono. Passi le ore davanti alla TV perché i tuoi sono a lavoro non li vedi più. Ti fai condizionare dalla pubblicità, tra tubo, Insta, Facebook, senza libertà. Ti isoli dagli altri, diventi asociale, rallenta, rifletti e non giudicare. My world is free love. My world is free love. Mi chiamo Simone e chiedo pardon se la mia propaganda è sociale bon ton. Ma non spara zero sulla gente quando rappo e se mi ceppo io di insulti mi faccio il piano, parlo dei tuoi problemi, non fare il duro con te, di non fare il bulo, sostieni la diversità. Mara, hai creato un mostro. Ho la sensazione. Beh, devo dire che quello che avevo sentito allora era assolutamente diverso. Eri sulle... Evidentemente ho trovato la mia strada. Sì. Ma mi rimane difficile. Sentiamo questi nuovi artisti. Sentiamo Fedez. Allora, analisi del testo, mi piace farla. Sì. Ok, Giusto. tu mi dici, io faccio un pezzo di critica sociale Sì. e mi citi in sequenza la Ferragni, il salgo sopra il trono, che immagino sia uomini e donne, la TV, la pubblicità, Facebook. Mi sembra tipo cito cose virali. Non ho capito. Nella speranza che mettendoli insieme. No. Scusa, No. anch'io sto studiando questo testo. Sì. Dici My Water, Free Lives, hai detto che... Sì. Ma che vuol dire? Vuol dire che la vita deve scorrere libera come l'acqua. Allora, prima di tutto si dice lives. Asia non suonava, alle mie orecchie suonava male. Ma non Mi sono permessa di usare la licenza poetica che esiste. Senti, fare trap a 37 anni sei leggermente in ritardo. Dove entro? Perché c'è un tipo di espressione generazionale che trova una ragione anche nell'irrazionalità, nell'imprecisione, nell'imperfezione, nel non conoscere la vita, eccetera, eccetera, che tu non ti puoi permettere. Io posso cantare qualsiasi cosa. Se vuoi, volete Però devi ascoltarmi essere su un credibile. altro brano. Però devi essere credibile e non lo sei. Scusami. Scusami, non è che voglio contraddirti. Ciao a tutti. Posso? E questo... Ah, Chi è? ciao. Cosa Che succede? C'è stato un fraintendimento di una chiave, forse sentendolo una volta non si comprende il vero significato. Però scusami, tu sei il suo Ma tu chi avvocato, sei? chi sei? Scusate, sono il compagno, ho aiutato a scrivere il testo anch'io. Ok. Io ho sentito che a 37 anni una donna adesso in Italia, oggi, è vecchia per cantare. Ma No, te che... no, perdonami. Dovresti ascoltare meglio. Io ho ascoltato, Federico. No, tu hai ascoltato male. Perché io non ho detto che è vecchia per cantare, ho detto che
sei un po' in ritardo per un genere musicale che è lontano anni luce da un certo tipo di sensibilità. Che mai potrebbe appartenerle, anche perché, perdonami, la sensazione di vedere una donna di 37 anni che giustamente vuole avere la sua rivalsa nella musica, che però mi sceglie il genere che va di moda in questo momento, mi cita la Ferragni, i vegani, i giga, Facebook, tutte cose che sono di moda in questo momento. Avete fatto una cosa che verteva solo a essere consumata e non a comunicare qualcosa, ma è la mia sensazione. Non voglio entrare in polemica perché tanto l'hai già fatto. Scusate ragazzi, questa è l'occasione di una vita di una persona, un sogno di una persona che ogni mattina l'hai rovinato, con la tua entrata Io- gliel'hai rovinato. Ragazzi, io sono serena. Se Manuel, tu pensi che io a questa età, perché tu a 37 anni Ma l'hai detto tu. quello che secondo me lui voleva esprimere è che la trap è un genere prettamente generazionale. Esiste la fantasia. Ma che cazzo vuol dire? È così, ragazzi. Sentiamoci liberi di scrivere come ci va. Ma non puoi catalogare la musica. Ragazzi, Dai, è ragazzi, inutile continuare. ragazzi, A me è parso che il pubblico ha applaudito quando ho finito di cantare. Rivediamo, potete rimettere, riavvolgere il nastro. il problema vero è che tu sei qui per essere giudicata nei 4. Votiamo. Sì, per me è no. Va bene, Per me no. ok, Per me è no. va bene. Devo dire che purtroppo hanno ragione e per me no. Grazie giudici. Ciao, in bocca al lupo. Buonasera, Ciao. Creti, grazie. Solo perché ha citato la Ferragni. Ascolta, Lui si è spostato con la ascolta. Ferragni perché... Ma io sono tranquilla, io so chi sono e cosa canto. Io faccio fatica a trattenermi quando vedo che dall'altra parte c'è un'arroganza tale per cui si inventano delle cazzate per giustificare quello che fanno. La società è questa, però. Cioè, leggere un testo così. Perché i abbiamo luoghi deciso, comuni. In tutte le perché canzoni dimmi loro ci perché stanno abbiamo- luoghi comuni. Perché abbiamo deciso di scrivere, di iniziare a scrivere. Cosa vuoi cambiare tu? Tutto il E sistema. allora? Vabbè, dai. Ci devi sbattere la testa. La società è questa. Svegliamoci. Tu gli hai citato la Ferragni per fare capire che è Di un no, idolo del il nostro pezzo è meraviglioso. Se fossi bello farei del cinema, potrei emulare anche Ben Hur, ma la vita non è ancora un film, bisogna avere tanti muscoli e tanti soldi e tanti titoli per salire in alto, sempre più in alto salire. Lei mi ha ricordato un po' Venditti e un po' Paolo Conte. Sì, esatto, però con la vitalità di Marzullo. È facile parlare quando si è dall'altra parte. Si metta nei miei panni, io sono emozionato, sono stanco. Ma lei sta parlando con me o con Fedez? Beh, Parlo con il signor Fedez, sì, siccome ha detto che ho cantato come Marzullo. no, la vitalità, Ho intendevo capito. che... Io non sono mai riuscito a rimanere così serio in una situazione del genere. Sono sconvolto da me stesso. E direi di votare e di levarmi dall'imbarazzo. Grazie. Signor Antonio, per me è no. Va benissimo, Per me no. grazie, Anche per me Antonio no. grazie. Signor Antonio, anch'io credo che non sia la situazione. Questo è il classico copione che si è ripetuto con Battisti, con Vasco Rossi. sai che con stavo tutti per dirlo quanti. Ma ha ragione, Il classico io copione. mi ricordo quando ho incontrato Battisti l'anno scorso, gli ho detto esattamente le stesse cose. È il classico copione.
Poi vabbè, ho avuto il coraggio di parlare di Battisti e di Ascolossi, l'ho detto anche a Mozart, che non era... Buonasera ragazzi, ciao, stavo per piacere. Mara, pensi che sia un incompreso come Battisti? Non lo so, può essere. Come ti chiami? Che fai? Perché sei qui? Con chi sei venuto? Dici qualcosa. Sono Santi, vengo da Roccalumere in provincia di Messina e ho 23 anni. Sono arrivato perché allora, fin da piccolo, qualcuno ha visto in me una dote o comunque l'essere semplicemente anche più intonati rispetto agli altri bambini. Occhio a quello che dici, potrebbe essere usato contro di te. Qualcuno chi? La mia maestra delle elementari. Ok, Sì, ok. sì. È stata lei, si chiama la maestra Santina. Grande, come mia zia. Ah, Ciao sì? zia, sì. Ah, ok. E... Vai avanti con questo racconto che mi sembra vincente. E quindi praticamente mi ha iscritto in questo concorso che si chiamava L'Ugola d'Oro. Sembra anche il titolo di un film porno. Sei il mio idolo, Jake. E niente, praticamente sono andato in questo concorso e ho vinto inaspettatamente. Da lì sono arrivato al Sestino d'Oro, da lì sono arrivato all'Ambrogino d'Oro e mi ricordo Tony Martucci, l'autore del Caffè della Peppina, mi disse voglio che mi canti la sigla finale. E cantai Magica Notte all'Ambrogino d'Oro e fu una bellissima, bellissima emozione. Grazie Tony. No. Mi raccomando Santi, all'altezza di tutti i premi d'oro che hai vinto, vai. Ah, cosa ci canti? Scusa, stavo dimenticando. Canto Love Me di John Legend. Urca. Facile. Facile, Vabbè, infatti. d'altronde Ugo d'Oro. No, così mi caricate troppo di responsabilità. What do I do without your smart mouth? You're driving me and you're kicking me out. You got my head spinning. No, I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and out over my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and love your edges, all your perfect imperfections. And give my all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. Cause I give you all, Non ci posso credere. Non ci posso credere. And you give me all of you. Grazie. Santi, prenditi il tuo applauso, giustamente. Allora, anche le ugole d'oro possono avere dei momenti, no? Partiamo dal presupposto che noi parliamo di un pezzo che è forse uno dei più venduti della storia degli ultimi 20 anni. No, un pezzo pazzesco. Un pezzo incredibile. Cioè, John Legend, se lo fai, non puoi stonare, capito? Non puoi permetterti di fare questo tipo di cose. Tu, secondo te, com'è andata? Bene, cioè, sì, per me è bene. No, allora, secondo me non è andata tanto bene, Santi. Se tu prendi un pezzo di un cantantone come John Legend, cioè cambia qualcosa nell'arrangiamento, fallo tuo, ma non ti misurare con quel modo di farla lì, perché è chiaro che ci perdi. Forse era l'emozione, forse hai speso troppo tempo a dire quanti premi hai preso prima e questa cosa ti ha... Non bisogna, secondo me, Che stanga. parlare troppo, è meglio fare e poi lasciare giudicare, insomma, gli altri. Capisco tutto, però... Scusami, io non volevo apparire, non lo so, che mi sentivo chissà chi. Però siccome No, voi... no, ma non ho detto questo, No, Paola. Mi avete fatto voi una domanda e io ho risposto, capito? Quindi, siccome mi hai fatto quella domanda, io ho risposto, capito? Cioè non è... Tu mi hai detto chi sei, da dove vieni, perché vieni, cosa fai? E io ho risposto, semplicemente questo. Vabbè, ma non l'ha fatta lei, l'ho fatta io la domanda. Ok,
Comunque sei qua per cantare, avresti dovuto cantare meglio di come hai cantato. Ok. Vai avanti a cantare, qui oggi non hai fatto una gran bella Giusto. figura. Ok. Tutto qua. Ok, me ne vado, grazie. Votiamo. Santi per me no. Per me no. Ok. No, è troppo presto. È troppo presto. Io ti do un no. Te la suggerisco. No, te la stavo suggerendo io. Capito? Vabbè, ciao Santi, grazie. Ciao. E che cazzo? Comunque capita, è vero che è così, però gli è presa proprio la crisi. È incazzato subito appena lei gli ha detto qualcosa, capito? Cioè, sei rimasto male, Jake? C'è rimasto di merda, Jake. C'è rimasto male. Ma c'ha ragione. Secondo me non l'ha vinta l'Ugola d'Oro, però non so. Io comunque volevo dirgli che io ce l'ho l'autografo di Tony Martucci. Ma lo zaino non potevi appoggiarlo No, fuori? me lo volevano portare via, ho detto no, attenzione, c'ho i gadget per i miei giudici. Wow. Posso? Dai. Allora non ama solo me. Ama tutti. Dai, no, non vi voglio comprare, veramente, promesso. Ma intanto dici chi sei intanto. Danilo Facciolla, in arte Mister Facciolla. Facciolla è il Io mi cognome, non è autofinanzio. un epiteto Facciolla. Facciolla è il mio cognome. È il tuo cognome. Ok, scusate. Prego, Io però avevo questo è un pensierino. Sono mutande queste. Questi sono perizomi di Mister Facciolla. Perizomi con la faccia di Facciolla. Ma veramente. Potrei smettere di trombare per tutta la vita. L'ha detto lei. Ritorno alla base, Beh, questo sì che è un momento di alta televisione, devo dire. Sì, Oltre a fare il merchandising di te stesso, cosa fai? Federico, il problema del rap ultimamente. Te lo spiega? No, è vero, perché. Stai attento. No, è vero. Dimmi. Io mi sono accorto che ormai questi beat sono tutti uguali. La cazzo. gente, tutti hanno problemi. Tutti, oh io bro, io ti piscio in testa perché il tuo flow mi fa cioè, no, è vero. Li ha in pugno. Ha tutto il pubblico in pugno. È il momento che la gente si è rotti le palle. Parla pulito. Scusate. E la gente vuole spensieratezza, leggerezza. Quindi penso che quei 3 minuti che la gente mi ascolta e la voglio trasportare, stasera ci riesco. Sì. Con cosa ci trasporti questa sera? Allora, questo è un pezzo mio inedito. È inedito. Innamorato di una escort. Io ho fatto una canzone simile, lo sai. Lo so, Fede, Ok. lo so. Dai, raccontaci di questo amore con la escort, prego. È stato. No, devi cantare. Ah, ok. Vai! Innamorato di una escort. Fai cantare al pubblico. Raga, ieri sera, serata strana, latinoamericana. Ho conosciuto questa ben messa. Forse non era una contessa. Oh, stacco a te con una stretta, fuori di testa. Dentro di me una tempesta. Con una come te, che ha tutto questo arsenale. Innamorato di una escort. Com'è? Innamorato di una escort. Innamorato di una escort. Innamorato di una innamorato di una escort. Sì, questa è entrata. Bello. Bravo, dai. Grande. Più che una escort, il pezzo era un'allegra puttanata. In senso buono, però. No, ma è vero. Scusate, non dimentichiamo che il Pulcino Pio È una è cagata stata in pazzesca. vetta alle classifiche. Quindi Di se noi stiamo niente. cercando. No, è Alle stata in classifiche vetta delle alle suonerie dei classifiche. cellulari. Ho capito, scusate, non è stato in vetta alle classifiche per un sacco No. di tempo il Pulcino Pio? No. Mi sta facendo discutere, questa cosa è incredibile, no? Sì. Cioè il fatto che abbia creato un... Senti, io non credo che la gente abbia bisogno soltanto di pezzi leggeri. Per esempio, a me non interessava sentirti raccontare della tua avventura con la escort. No, vabbè, in realtà non è una mia vicenda. No, vabbè, giusto, ci sta, ognuno. Ho scelto questo pezzo per arrivare alla gente stasera. Non è che io sono sempre così tutti i giorni. No, ma non mi devi convincere, hai detto che è il tuo sì, progetto. invece alla ti devo fine. convincere. Se Oh, no. no, non mi devi convincere. Sei un giudice. Vabbè, ma io non mi devo convincere.
Tra l'altro il fatto che tu sia stato così gentile però non nasconde il fatto che ci hai regalato il tuo merchandising in televisione e questa cosa non mi è piaciuta, non mi è piaciuta per niente. Ma io in realtà non vendo nulla. No, ma non è per quello. Non è roba che trovi sul mercato. Non è per quello, non mi è piaciuto l'approccio. Ho un punto di vista diverso dal tuo. Assolutamente. Votiamo. Danilo, guarda, a me sei stato tanto simpatico. Secondo me potresti essere commercialmente valido. Voglio dirti di sì. Oh. Io mi ho divertito tantissimo, però ti dico il no. Va bene, dai. Sì, io penso che in testa alle classifiche ci siano finite un sacco di cazzate pazzesche. E proprio per questo non voglio che ce ne finisca un'altra. Per cui per me no. In bocca al lupo per tutto. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Io Manuel ce l'ho sul c***o priori, perché si sente arrivato. Tu non puoi giudicare una persona solo perché fa un genere diverso dal tuo. Un qualunquista. No, non è un qualunquista. È molto giovane, molto immaturo. Alla fine tu chi sei? Sei uno come tanti che ha fatto una canzone, perché ti senti superiore agli altri? Lui è un comunicatore. A me non è arrivato. Ragazzi. Comunque, l'ho giocata male. No, sei stato bravissimo, Dani. La mia tattica è di non pensare a niente, penso a quello che sto vivendo, perché pensare al futuro non ha senso. Tanto i piani non sono mai quelli. Diamo il benvenuto al prossimo concorrente di X Factor. Ciao, benvenuta. Ciao, grazie. Io sono Vittoria, ho 20 anni, vengo dalla Brianza. Anche io sono della Brianza. Cosa fai nella vita? Io nella vita canto, poi ora sto anche imparando a suonare un po' il piano da 3 mesi. Anche io suono il piano. Ah, che bravo. Però è molto difficile. E senti, ti faccio una domanda secca. Pensi di avere l'X Factor? Certo, con un nome come il mio il destino è già scritto. Top. Cioè? Vittoria. Ah. Cosa ci canti? I will survive. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong and how it goes wrong. And I know how to get along, so you back from my space. I was walking to the front here, but I said for your face. I should change this to be love. I should make you leave your key. And if you'll know for just 1 second, you'll be back to better me. Go now, go. Work out the door. Just turn around now. Cause you know where you're gonna go. What if you don't want me to try to hurt me with goodbye? Do you think I'll crumble? Do you think I'll lay it on your bed? You know I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know to stay alive. I got all my love to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. I will survive. I will survive. Yeah. Oh no. Oh no. I will survive. Sicuramente non lasci spazio all'indifferenza. Sono curioso di sapere cosa ne pensi tu di questa esibizione. Non lo so, non l'ho vista. Però Posso dire, mi hai steso, ma diciamo, sarai fatto un'idea di come è andata, ecco. sì, cioè, non sono inciampata. Per me va bene. Beh, sul sandaletto l'equilibrista. No, infatti, già per quello 5 stelle. Hai tutta la mia stima. No, infatti. È invidiabile la sicurezza che hai nel fare le cose, senza dubbio a modo tuo. Per esempio in questo caso dal fatto che stessi cantando una canzone, quindi che magari il microfono deve sempre essere abbastanza vicino alla bocca, perché altrimenti... Magari, ogni tanto. Questo è stile. Per me sì. Grazie. Allora, al tuo sì è svenuta tutta la prima fila, guarda. Hanno detto no.
Sì, infatti li ho sentiti e dopo passo da là a lanciargli il sandalo. Ho segnato i vostri nomi, Io dico di sì. Grazie. Io ti dico di no. Tra donne. Ma proprio perché è tra donne che le dico di no, pensa. Carina. In che senso, perdonami? Nel senso che non si può piacere a tutti, cioè neanche la persona perfetta del mondo piace a tutti. Fedez. Beh, ci siamo divertiti, mi spiace per me no. Grazie. Vorrei sapere perché gli avete detto di sì. Perché è simpatica. È la quota spettacolo, cioè nella musica, e tu lo sai perfettamente. Non c'è Perché solo lo so perfettamente io che ho vinto più dischi d'oro di te. Perché siamo Però anche, dimmi che sta facciamo anche roba qua ti spettacolo. piace. Sì, lei potrebbe essere un progetto. Tu ci lavoreresti con Lei ha lei. un carisma. Io ci lavorerei, però, io ti dico la verità. Ci lavorerei, ti dico la verità, ci lavorerei. Grazie, ma sopravviverò anche fuori egregiamente. Non è che qui dentro è l'unico posto che conta, ce ne sono molti altri. Mi chiamo Giampiero, ho 38 anni, vengo da Melegnano, faccio il panettiere, canto sia quando faccio il pane per la gioia di mio padre, sia quando sono a casa da solo, mai sotto la doccia perché mi va giù la voce. Giampiero, quando fai il pane, Sì. che ingredienti metti, Giampiero? Ma... No, me lo chiedono spesso, ma è tutta roba naturale. Anzi... No, veramente. Allora, Giampiero, voglio sapere due cose. Dimmi. Cosa c'entra quel ragno? Perché l'uomo ragno è un figo. Perché Spider-Man è un figo. Cosa c'entra? Il mio X Factor è nato oggi verso le 5:55, quando un ragno geneticamente modificato mi ha punto. Va bene. E devo devo voglio dire sapere che... un'altra cosa. Sì. Se tu scrivi un po' i schizzato, pezzi. Sì, io scrivo i pezzi. Cioè sei un cantautore. Mi definirei proprio così, sì. Accennaci qualche cosa. Qualcosa che hai scritto tu. Dove vai? Oddio. Non te la devi tirare perché hai lo sfiatatoio e il tuo profilo Facebook fa Mi chiedo se... Mi chiedo se... Ah, perché c'è anche l'orchestra. Capodoglio adesso, sei una balena in vista, ma io comunque non la voto la tua lista. Il punto principale della tua campagna elettorale è quella di abolire il calippo. Ma di cosa parla sto? Cioè, questa è la storia di un Cappodoglio che si è messo in lista per campagna elettorale. Cioè, sì, se vogliamo vederla frivolamente, sì. Se vogliamo vederla più... Frivolamente a lui? Sì. Secondo me la frustrazione porta a degli atteggiamenti eccessivi e tu sei un po' un pelino osceno. Perché osceno viene dal greco, da oschenè, cioè fuori dalla scena. Tu dovresti stare fuori dalla scena, non in scena. Ecco. Io no, io invece la penso in modo opposto, non mi scandalizza. Quello che è eccessivo non piace al pubblico di massa, tutto qua. Ma non sempre. Ma non è sempre vero invece. Una come Lady Gaga è continuamente Ma non è come Lady Gaga, ragazzi. Non è come continuo. Elio, ragazzi, scusami. dai Elio. Stiamo parlando Parliamo di eccessi. decenza allora, non di eccesso. Ma cosa c'entra? Io sto parlando di eccessi nello Ma non è spettacolo. eccessi, ma quella è carismatica, è una forza della natura. È un'artista fantastica. Fantastica! È un genio musicale. No, non l'ho paragonato. Non sono rimbambito fino a questo punto. Non ho paragonato lui a Lady Gaga.
tu mi hai detto, gli hai detto che non si fanno certe cose sul palcoscenico. Marilyn Manson fa delle cose che andrebbe arrestato tutte le volte e invece il pubblico compra i suoi dischi. Dunque non potete criticare lui sulla base del fatto che è stato eccessivo, criticatelo sulla base del fatto che non vi piace. Questo è ammesso. Lo trovo completamente mediocrissimo. Oh, average. Senti, passiamo ai voti. No. Io dico no. Io dico no. Io dico sì. Ciao, grazie. Giampiero, chi l'avrebbe mai detto? Hai sollevato un putiferio. Vabbè, vedi. A volte. A volte capita. A volte capita. Posso dire che il pane lo faccio buono.